Buongiorno a tutti e benvenuti al canale Hippo-Camper. Oggi ancora con i guanti, ma facciamo una cosa completamente diversa. Andiamo a smontare pezzo per pezzo questo airtop che ho qui davanti. Buongiorno a tutti nuovamente, buon anno, questo sarà sicuramente uno dei primi video dell'anno, anche se è registrato un pochino prima. Vi faccio un piccolo cappello introduttivo. Stavo per partire qualche giorno fa in camper e mi sono accorto in realtà che il mio airtop mi dà qualche problema. Airtop Evo 5500, una versione vecchia, l'ho installato lo scorso anno mi sembra prima di partire, insomma è andato in blocco, mi dava errore F2, questo significa che la fiamma non veniva rilevata più e quindi si spegneva, cercava l'accensione nuovamente, si riaccendeva, poi si rispegneva nuovamente. Questo significa un problema di accensione. Ho alzato sul ponte il veicolo, mi sono accorto che molto probabilmente questo tipo di problema è stato causato dalla pompa che presenta qualche anomalia, ovvero immette all'interno nella parte dimandata immette delle bolle che non sono compatibili con un funzionamento costante del bruciatore, quindi molto probabilmente abbiamo avuto un errato rapporto tra aria comburente e combustibile, pertanto nonostante ci fosse la fiamma comunque questo rapporto ha in qualche modo, molto probabilmente ed è quello che troveremo a fare insieme, ha sporcato il bruciatore. Questo bruciatore sarà talmente incrostato che avremo bisogno sicuramente della sostituzione, quindi ho smontato il bruciatore, l'airtop, e mi sono premunito, visto che la pompa non arriverebbe in tempo, comunque sia facciamo la sostituzione del bruciatore del dispositivo. Me lo sono premunito, eccolo qua, questo è il bruciatore, vedete com'è bello chiaro, ma non solo, visto che mi sono anche premunito di avere una candeletta barra fotoresistenza, che sarebbe questa, che viene inserita all'interno del bruciatore qua sopra, vedete? Qui, in questa maniera. Questa si deve trovare al centro e serve ad incendiare appunto il gasolio e quindi a garantire il fronte di fiamma. Tutto questo lo faremo insieme e nel frattempo che lo faremo vi spiegherò un pochino anche il funzionamento, parleremo un pochino del dispositivo. Prima di iniziare iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. È necessario avere, adesso non ricordo bene precisamente, ma sicuramente un po' di brugole, qualche cacciavite e credo niente altro. Una cosa che bisogna assolutamente fare è avere il kit guarnizioni. Questo kit, soprattutto la guarnizione circolare tipo O-ring e la guarnizione questa piatta che si trova all'interno, perché quando si apre il bruciatore comunque sia va sostituita, perché chiaramente la temperatura tende a rovinarne l'essenza e quindi va cambiata in ogni modo. Quindi adesso la prima cosa da fare è aprire il riscaldatore. Per aprire il riscaldatore dobbiamo eliminare la parte anteriore, questa, come si vede nella parte anteriore, si vede che ha lavorato questa ventola, guardate quanta sporcizia c'è, quindi ne approfitteremo sicuramente per dargli una pulita. Leviamo la parte posteriore. Ok. Però questo lo devi provare in nessunissimo modo, anche se lui già sa che ha provato 1000 altre cose. Allora, eccolo qui, la nostra unità. Questa è la parte della centralina. Come vedete la centralina è assolutamente blindata, i connettori sono tutti waterproof, nella parte anteriore c'è il ventilatore, eccolo qui, è un po' sporco, si vede che ha lavorato, adesso lo puliamo per bene, e dobbiamo disassemblare estraendo la centralina e sganciando la parte anteriore che vedete fissata qui con queste viti Torx. Qua dentro c'è il bruciatore, il motore che si trova all'interno tende a far ruotare sia la ventola anteriore, che serve per la ventilazione dell'aria che viene riscaldata e viene inviata all'interno dell'abitacolo, sia il bruciatore che si trova qui, diciamo l'area comburente che si trova, cioè l'algirante che si trova qui al centro e che alimenta il bruciatore. Quindi adesso facciamo questo. Ecco la centralina, come vedete,
guardate come è fatta, abbiamo il connettore principale, i vari connettori dei sensori, abbiamo il motore, il sensore, la pompa e la fotoresistenza, quindi guardate come è fatta, veramente molto molto bene. Ok, vai. A questo punto andiamo a scollegare la parte anteriore. Ok, eccolo qua. Allora, ecco qui il nostro motore di ventilazione e di combustione. Sembra proprio un motore, diciamo, con lo stesso concetto del motore a reazione, cioè sullo stesso asse noi abbiamo la parte anteriore che va a comprimere l'aria, in quel caso serve per un'altra cosa, però il concetto è lo stesso. Nella parte posteriore abbiamo invece ecoassiale sullo stesso asse con la stessa velocità di rotazione, abbiamo invece la parte del bruciatore, vedete? Ok, questo adesso non ci serve, lo mettiamo da parte e andiamo a operare direttamente sul bruciatore che andremo ad aprire. Questo è il bruciatore all'interno, viene tenuto da questa fascetta, leveremo la fascetta e sfileremo il bruciatore e vediamo che cosa troviamo. Allora sfiliamo il bruciatore, ma guardate già che cosa vi faccio vedere. Guardate un po' il bruciatore in che condizioni si trova. Questa è la fotoresistenza, candela fotoresistenza che serve per incendiare il gasolio, quindi per garantire il fronte di fiamma, e questi sono i vari residui. Questo è chiaro, un chiarissimo sintomo di cattiva combustione, quindi va assolutamente sostituito. Adesso andiamo ad agire all'interno della camera di combustione e vediamo in che stato si trova anche la camera di combustione. Sicuramente troveremo qualcosa di simile. È andato, eccolo, aspetta, tiriamolo via, ecco, vedi la guarnizione? Ok, questo è il radiatore, sostanzialmente come vedete all'interno, vediamo che cosa troviamo, perché già vedo che c'è qualche problema. Lo rigiriamo qui. Ok, c'è un pezzo di fuliggine, ma sicuramente sotto. Ok, no, ci siamo. Chiaramente è tutto annerito, logicamente, perché essendo una combustione non particolarmente pulita abbiamo un annerimento. Sarebbe stato comunque nero, ma non così sicuramente. Adesso vediamo all'interno del tubo fiamma, eccolo qui, tubo fiamma, ok, sostanzialmente pulito. Questa è la guarnizione che andremo a rimuovere e andiamo a buttare. Questa è una delle guarnizioni, una è questa e l'altra è quella che si trova sul motore. Ok, perfetto, adesso andiamo a preparare il nostro bruciatore nuovo. Vedete, guardate che differenza, eccolo qui. Andiamo a inserire la candeletta, mettiamo la clip, eccola qua, la clip. Secondo me sta fotoresistenza va bene, ma visto che ci sono la cambio. Ce l'hai nuovo. Va messo prima l'anello, così, e poi mettiamo la clip che va a chiudere da sopra a sotto. Ok, allora la guarnizione ha la sede, eccola, la mettiamo quindi a questo punto in sede la guarnizione e il tubo fiamma lo riposizioniamo nell'unico punto, nell'unico verso possibile, che è questo. Eccolo qui, vedete? Adesso rimettiamo le viti. Quando si fanno queste operazioni si deve sempre cercare di riprendere ovviamente il filo. Non c'è più volato, Johnny? Ok, adesso a questo punto inseriamo il bruciatore all'interno. Allora, ok,
Ok, chiaramente i gommini devono essere assolutamente a tenuta perché questa camera non deve avere comunicazione con l'esterno. Ok, perfetto. Adesso fissiamo la camera di combustione mediante la barra. Lo so. Allora, ecco la guarnizione, prendiamo la guarnizione nuova, anche se sembra perfetta, noi la andiamo comunque a sostituire. Questa è la posizione, questa è la posizione, eccola, quindi rimuoviamo con calma, con cautela la vecchia guarnizione. Non facciamo altro che reinserire il tutto. Eccolo qua. Adesso con estrema cautela andremo a riaccoppiare la parte del motore dalla parte del bruciatore barra scambiatore di calore. Riprendiamo chiaramente, come vi ho sempre detto, la finettatura, accostiamo solamente i primi due, poi accosteremo tutti gli altri e alla fine daremo una bella stretta a tutto l'assieme. Quella è la combustione proprio. Cioè è la quantità d'aria che gli viene inviata in funzione del gasolio. Se a ogni impulso il gasolio che arriva è meno di quello che dovrebbe perché ci sta qualche bolla all'interno, anche di poco, è chiaro che quella lo ricopre di meno il fronte fiamma, probabilmente è anche meno, è meno potente, capito? Cioè scalda anche di meno. Se poi parte Ricolleghiamo il motore, ricolleghiamo la pompa che si trova qui, sensore di temperatura. Vedete una cosa che non vi ho fatto vedere, il sensore di temperatura. Questo è il termistore, cioè serve per come sensore di sicurezza per bloccare in caso di sovratemperatura il dispositivo. Ricolleghiamo la candeletta che invece si mette qui, eccola, poi passiamo alla pompa, eccola. Considerate che questi connettori stagni, ma non solo appunto stagni, ma hanno un'altra caratteristica, ovvero vanno in un unico verso, non ci possiamo sbagliare. Ok. A questo punto effettuiamo un pochino la pulizia della ventola, che male non fa. A questo punto siamo pronti per rimontare i nostri carter. Rimettiamo i gommini, vedete ci sono anche 4 gommini che servono per tenere distante il radiatore dai carter che lo avvolgono. Mettiamo prima l'inferiore. Considerate che abbiamo questi 2 punti di riferimento che sono questi qui, quindi possiamo tranquillamente inserire la parte inferiore, lo calziamo fino a battuta sui 2 perni, eccolo, 1, 2, ce n'è un altro qua sotto, poi mettiamo la parte superiore, calziamo la parte superiore. Adesso andiamo con la posteriore. La differenza tra le due è le 2 calotte sono diverse,
1. Quella era quella più 2. Ecco quindi il top rimontato, gira perfettamente, la pulizia l'abbiamo fatta, niente, non ci resta che rimontarlo ragazzi, quindi andiamo sotto il camper, lo rimontiamo e poi chiaramente lo proveremo. Ed eccoci qua, Baitbuster Top rimontato al suo posto, sta funzionando, abbiamo acceso, sta funzionando, quindi diciamo tutto nella norma. Questo video mi rendo conto è un pochino tecnico, però sicuramente ritengo sia stato molto interessante, per me lo è stato sicuramente, almeno abbiamo scoperto un qualcosa veramente di molto interno a questo tipo di macchine, cosa che può succedere anche con altre tipologie nel caso in cui la combustione non fosse perfetta. Ok, quindi per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete i video con i vostri amici se ritenete che questi possano essere utili anche a loro e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei video che caricheremo. Io adesso me ne vado in vacanza, anche se questo video dovrebbe uscire già nel 2024. Buon inizio di anno a tutti, ci vediamo alla prossima.